Ciao a tutti, guardate questa immagine. Questo è il file RAW, quello che ho portato a casa nella fase di scatto. E questo è quello che diventa. Stesso file, zero filtri preimpostati, solo il TK Grayscale e l'ETK9 versione 4. Oggi facciamo qualcosa di totalmente diverso, qualcosa che non ho mai fatto prima in questo canale, cioè niente paesaggio, niente panorami, niente golden hour. Oggi entriamo in un territorio completamente nuovo, il bianco e nero fine art applicato all'architettura. E non sarà una semplice conversione in scala di grigio, sarà la realizzazione di una visione, un'immagine che smette di essere una foto e diventa qualcos'altro. Per farlo utilizzerò esclusivamente gli strumenti TK Grayscale e l'ETK9 versione 4. Partiamo come sempre da Lightroom, ma il grosso del lavoro avviene in Photoshop. Siete pronti? Ok, iniziamo. Ops, attenzione, fermi tutti, prima di partire un avviso davvero importante. Le TK9 versione 4 sono appena uscite, per tutto il mese di giugno fino al 30 di giugno tutti i prodotti dello store di Tony sono in sconto. Non è un'offerta qualsiasi, perché anche col mio codice sconto Nico15 hai un ulteriore sconto del 25% sui plugin, sui video tutorial, insomma su tutto. In questo tutorial userò solamente l'ETK9 versione 4 e il TK Grayscale che viene venduto in bundle con il TK Magic Mixer, anch'esso ovviamente scontato. Il link è in descrizione. Una cosa in più, l'immagine che vedrai lavorata in questo tutorial è disponibile in download gratuito. Trovi il link in descrizione, compila il form e riceverai immediatamente il link per scaricarla. E da lì puoi seguirmi passo passo oppure puoi usarla come punto di partenza per reinventare la tua post-produzione. Usare il mio codice non ti costa nulla, a me invece dà una piccola commissione di affiliazione che mi permette di continuare a fare questi video, di continuare a portare avanti questo progetto. Quindi se vuoi darmi una mano sai già cosa fare. Trovi tutto in descrizione. Ora però basta parlare, si lavora. Andiamo! Come sempre parto dallo sviluppo in Lightroom, anche se questa volta sinceramente sono pochissime le cose che andrò a fare. Parto da un ritaglio dell'immagine perché voglio sistemare questo spigolo che voglio parta esattamente dal bordo del mio soggetto, in questo modo, magari posso migliorare ancora di più, e questo spigolo invece è a posto. Quindi poi abilito la correzione della lente, quindi rimozione, aberrazione cromatica e il profilo della lente stessa, per poi infine dare il denoise all'immagine in modo da avere un'immagine assolutamente pulita e priva di rumore. In questo modo le maschere di luminosità poi lavoreranno molto meglio in Photoshop. Ok, fatto questo, tasto destro, Edit in, Adobe Photoshop 2026. In Photoshop come prima cosa ricordiamoci sempre di vedere questo bottone se il match del grigio è avvenuto, in questo caso abbiamo la gamma 2.2, in questo modo siamo sicuri di avere delle maschere di luminosità perfette. Adesso proseguo andando a eliminare questa parte dove abbiamo un disturbo qui in basso nella nostra immagine. Per fare questo mi prendo per esempio un lazo poligonale, faccio una selezione di questo genere, ok, clic con enter per chiudere e qui gli dico remove con intelligenza artificiale in modo da andare a rimuovere esattamente quell'elemento. Ok, perfetto, posso adesso fondere i due livelli. A questo punto quello che andrò a fare sarà quello di andare a memorizzare le varie parti dell'immagine dentro ai canali. Quindi la prima cosa che andrò a memorizzare sarà il cielo, successivamente il nostro soggetto, però all'interno del soggetto abbiamo anche il piano A, o meglio la parete A e la parete B, e infine abbiamo anche questo elemento centrale che chiamerò elemento C perché anche questo sarà sicuramente necessario andarlo a lavorare. Perfetto, partiamo dal cielo. Per fare questo clic sul bottone della selezione del cielo e adesso entro in Edit Selection per andare a migliorare questa selezione. Quindi apro le curve, apro i bianchi per essere sicuro che la parte selezionata sia praticamente bianca quasi del tutto o del tutto. Benissimo, a questo punto quello che devo sistemare per esempio è questa parte del nostro cielo, quindi ritorno alla visualizzazione della nostra immagine ancora una volta con un lazo poligonale. Posso fare una selezione di questo genere, eccola qua,
così, chiudo con Enter e adesso ritorno alla mia maschera e magari con un pennello bianco posso riempire di bianco la nostra selezione. Ho anche qui in alto qualcosa da sistemare, quindi ritorniamo alla nostra immagine, ancora una volta con il lazzo poligonale, creo una selezione molto veloce in questo modo, sempre Enter per chiudere, ritorno alla nostra maschera e a questo punto ancora una volta col pennello bianco posso riempire questa parte. Benissimo, via la selezione ed ecco che la nostra selezione del cielo è praticamente perfetta, quindi Save Sky e abbiamo memorizzato la nostra bella maschera. Chiudo. A questo punto via la selezione con questo tasto, vado sulla maschera del cielo, tasto destro, duplica canale, gli dico inverti e questo è il nostro soggetto e quindi gli do ok e abbiamo il nostro sky e il nostro primo piano. Benissimo, a questo punto andiamo a memorizzare i due piani, il piano A e il piano B. Per farlo ancora una volta mi prendo il lazzo poligonale, faccio una selezione approssimativa sul cielo in questo modo, arrivo fino a qui, poi chiudo e mi sposto in basso in questo punto. Perfetto, adesso vado a chiudere la mia selezione in questo modo e attenzione a questo procedimento che è davvero importante. Shift clic su questo calcolatore perché qui si apre questa finestra di carica selezione dove andrò a prendermi il mio soggetto e gli dico interseca. Ecco che il nostro piano A viene perfettamente selezionato, quindi lo memorizzo come A. Via la selezione perché adesso carico la selezione del mio soggetto. Per farlo in modo molto semplice basterà fare comando o control clic sul canale del soggetto nei canali, ancora una volta shift clic sul calcolatore, seleziono A, sottrazione e quello che avrò è praticamente il piano B, quindi memorizzo B. Perfetto, via la nostra selezione. Ci manca da memorizzare questo elemento centrale che è molto scuro, per cui dovrò sicuramente lavorarlo. Per memorizzarlo ho varie possibilità, per esempio posso prendere la selezione soggetto o oggetto di Photoshop, magari in versione lazzo, e posso tentare una selezione. Come vedi automaticamente lui prende un po' tutta quella finestra lì. Se prendo questa selezione vediamo se me lo va a prendere. No, disastro, quindi via la selezione. Preferisco utilizzare il TK Selection Brush di Tony Kuiper, un plugin assolutamente gratuito che è possibile scaricare dal suo store. Qui mi basterà fare una selezione di questo genere, vediamo di rifinirla un pochino, eccola qui, riclicchiamo sopra questo strumento e il nostro elemento viene selezionato. Voglio togliere questa parte, quindi ancora una volta clic su questo strumento, tasto meno, magari rimpiccioliamo il pennello ed ecco che abbiamo solamente il nostro elemento selezionato. Abbiamo qualcosa in più, quindi in questo caso clicco sul pennello di selezione, lo rimpicciolisco e col tasto Alt Option premuto vado a togliere questa parte di selezione. Benissimo, però vedo che non è stato del tutto selezionato, quindi ancora una volta prendo questo strumento, automaticamente creerà una somma, vediamo, clicco ancora, ecco che anche questa parte non è ancora stata selezionata. Benissimo, a questo punto ancora una volta pennello di selezione e lo vado a migliorare. Ottimo. A questo punto però sempre in Edit Selection voglio migliorare un po' i bordi di questa selezione, quindi clicco sulla goccia perché si crea una sfocatura gaussiana e la porto più o meno direi al 7%, ok? E adesso sì, memorizzo questo elemento come elemento C. Chiudo la nostra finestra via la selezione cliccando questa volta sul pennello di selezione che funziona come da interruttore. L'ultima cosa che faccio, perché so che mi servirà dopo, lo faccio sempre, è quella di andare a memorizzare di questa immagine i medi 2. Questo mi servirà per creare successivamente le sfumature, quindi medi 2
memorizziamo mids 2 e siamo a posto. Quindi chiudo la finestra e abbiamo la selezione del cielo, selezione del nostro soggetto, piano A, piano B, l'elemento centrale e i medi 2 che vedremo in che modo utilizzare. Adesso passiamo veramente alla parte dell'editing, quella davvero bella, quella creativa. Adesso possiamo veramente convertire la nostra immagine in bianco e nero, quindi per fare questo mi prendo il TK Grayscale, clicco sul tasto più per creare il livello di regolazione. Sinceramente non mi interessa avere un grande contrasto, però posso vedere i vari colori canale, qual è quello che mi ispira di più. Per esempio il rosso non è male, posso intensificare un po' con lo slide intensify e direi che questo è un ottimo punto di partenza. Andiamo a lavorare sul cielo. Prima cosa vado a prendermi la selezione del cielo, meglio caricare la selezione del cielo. Per farlo in maniera semplicissima, comando CTRL clic sul canale del cielo, ecco che si è caricata la selezione, e qui tasto destro e clic sulle curve, si crea una curva col punto mediano, una delle grandi novità dell'ETK9 versione 4. A questo punto abbasso la mia esposizione in questo modo e ho creato il mio cielo molto drammatico. Passiamo all'elaborazione del piano A di questa sezione della nostra immagine. Anche qui carico la selezione con comando CTRL clic su A, tasto destro sulla curva, ancora una volta avrò una curva con il punto mediano e abbasso l'esposizione in questo modo. Però non voglio che questa parte della mia immagine venga coinvolta, quindi entro nel pannello dei gradienti, mi prendo un gradiente lineare e una sfumatura che va da nero a niente e farò una cosa di questo genere. Ed è veramente bellissima questa cosa. Quindi chiudo e questo è il prima e il dopo. Adesso andiamo a elaborare questa sezione, quindi il piano B, e per fare questo ancora una volta carico la selezione command o control clic su B dei canali, ancora una volta tasto destro e clic sulla curva, anche qui abbasso l'esposizione, ma anche stavolta voglio salvaguardare questa parte, quindi ancora una volta entro nel pannello dei gradienti, prendo sempre lo stesso gradiente con la stessa sfumatura e farò una cosa di questo genere. Quindi questo è il prima e questo è il dopo, prima e dopo. Ma quello che mi piacerebbe pensare e vedere è che questa parte sia anche più illuminata, quindi shift clic su questo bottone per creare un pennello in scolora, e adesso quello che farò sarà quello di andare a caricare i mid 2, ok, poi shift clic sul calcolatore, mi vado a cercare il B e lo vado a intersecare. Ok, quindi adesso i nostri mid lavoreranno solo unicamente all'interno di questa sezione. Ancora una volta mi prendo questo gradiente, ma stavolta però con bianco a niente, ed ecco la nostra bella sfumatura. Ma di questa parete vorrei migliorare un po' il contrasto, di fatto vorrei abbassare un po' le parti scure, quindi chiudo questo pannello, apro le maschere di luminosità, mi cerco una maschera che lavori bene sui neri, potrebbe essere la maschera 3, forse sì, e qui la vado a rifinire con questo strumento con dei valori tonali, ecco, in questo modo. Mando come output su un livello luminosità e contrasto e posso abbassare la luminosità in questo modo, e questo è il prima e dopo. Ma attenzione, sta lavorando su tutta l'immagine, non voglio che lavori solo sulla parete, sul piano B, quindi entro sul calcolatore, clicco su B e gli dico interseca, quindi clic su questo bottone e adesso vediamo che lavora solamente all'interno di questa parete. Come previsto però ecco che il nostro elemento che abbiamo chiamato C è diventato troppo scuro, quindi lo vado a selezionare, o meglio caricare la selezione, comando CTRL clic sul canale, poi vado sulla curva, tasto destro per avere sempre il punto mediano e
alzo un po' l'esposizione e adesso l'abbiamo reso sicuramente molto più visibile, molto meglio. E siamo arrivati nella parte della rifinitura, quindi apro il filtro Adobe Camera Raw con questo bottone. Qui dentro voglio migliorare il contrasto, quindi aumento un po' il contrasto, poi abbasso un pochettino le ombre e anche i neri, alzo un po' le luci e i bianchi, e quindi questo è il prima e questo è il dopo. Però a questo punto voglio creare anche un po' un effetto speciale, rimpicciolisco per vedere meglio la nostra immagine, che è quella di creare un globo di luce qui in alto per far capire che ho questa luce che mi va praticamente in questa direzione e va a illuminare la nostra parete. Per fare questo entro nelle maschere, mi prendo un gradiente radiale, faccio una cosa di questo genere, magari lo giro un po', lo metto qui in alto e qui in luce, nel pannello luce, alzo un po' l'esposizione, alzo le luci, alzo i bianchi, l'esposizione la devo alzare però molto, a dire il vero, ok? Poi in effetti vado ad abbassare di molto di haze e questo è un po' il nostro effetto, quindi il prima e il dopo, prima e dopo abbiamo aumentato il contrasto e messo questo particolare effetto di luce. E quindi ritornando momentaneamente in Lightroom, ecco la nostra immagine di partenza e questa è la nostra immagine finale. Ed eccoci arrivati alla fine, spero davvero che questo video vi sia stato utile, sia stato qualcosa di diverso da quello che trovi normalmente su questo canale e diverso da quello che si trova in giro. Il bianco e nero fine art non è una conversione, è una scelta, è una visione e spero di averti trasmesso qualcosa di questo modo di vedere. Se hai domande, dubbi o vuoi raccontarmi com'è venuta la tua visione, ti aspetto nei commenti, scrivimi, parliamone, mi interessa davvero sapere cosa ne pensi. Se il video ti è piaciuto, ovviamente iscriviti al canale e magari metti un like. Ci sono tanti altri progetti in arrivo, roba che non hai ancora visto, ma per oggi è tutto. Grazie a tutti voi, noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!